La storia che conosciamo nasconde molti interrogativi e una parte degli avvenimenti più importanti del passato che ci sono stati raccontati si sono svolti in maniera diversa. È indubbio che la scienza ufficiale, quella accademica ottocentesca, la stessa che va avanti per dogmi, cerchi di manipolare alcuni fatti storici per nascondere verità scomode che potrebbero cambiare il corso della storia e far rinsavire le menti addormentate di parecchia gente nel mondo. Scienziati, ma anche militari, che fanno parte di un folto gruppo di persone che per mantenere lo status quo fa sparire dalla circolazione tutte quelle prove o indizi di prove che farebbero luce su un passato dell'umanità diverso da quello che abbiamo imparato sui libri di scuola e che ci hanno sempre propinato nei documentari. Esistono oggetti fuori dal tempo, cioè manufatti che non dovevano esistere nel periodo in cui sono stati collocati temporalmente. Sono gli OPART, Out of Place Artifact. Per capire meglio di cosa stiamo parlando, analizzeremo alcuni di questi strabilianti oggetti. Le sfere di Klerksdorp. Si tratta di piccole sfere metalliche del diametro che varia da 1 a 7 cm che sono state trovate negli anni 80 nella miniera d'argento di Wonderstone in Sudafrica. La loro composizione è costituita da una lega di nichel e acciaio con colori che vanno dal blu al marrone e hanno linee perfettamente parallele che ne attraversano l'equatore. È evidente che si tratta di artefatti. Che cosa c'è di strano in queste sfere? Lo strato geologico precambriano in cui erano inglobate è stato datato ufficialmente a quasi 3 miliardi di anni fa. In quel tempo, sulla Terra, secondo la scienza ufficiale, non esistevano forme di vita intelligenti, ma solo esseri unicellulari. Dunque, chi costruì le sfere? O a quell'epoca esistevano esseri intelligenti che avevano sviluppato capacità atte a costruire oggetti complessi con utensili complessi, oppure la natura non naturale delle sfere va ricercata al di fuori del nostro pianeta. Una curiosità: le sfere hanno una stranissima somiglianza con Giapeto, uno dei satelliti di Saturno. Giapeto fu utilizzato da George Lucas come modello per l'astronave madre dell'impero in guerre stellari. Le spirali degli Urali. Nel 1992 alcuni geologi che lavoravano lungo il corso del fiume Narada sui monti Urali in Russia trovarono degli oggetti che ad una prima impressione sembravano fossili di conchiglie. Ad un'attenta analisi però si dimostrarono essere piccoli oggetti di rame, tungsteno e molibdeno, a forma di spirale e non soltanto, che misuravano dai 0,003 mm ai 3 cm. Sono stati prelevati a profondità che variavano dai 3 metri ai 12 metri ed erano inglobati in uno strato geologico corrispondente al Pleistocene superiore, un periodo che va dai 2,5 milioni di anni fa a circa 10.000 anni fa. Per poter osservare le spirali più piccole fu necessario l'utilizzo del microscopio elettronico. Che cosa sono queste spirali? Qualcuno avanzò l'ipotesi che potessero essere detriti lasciati da alcuni razzi lanciati dalla stazione spaziale di Plesetsk nell'Unione Sovietica. Ipotesi che non regge in quanto l'età dei sedimenti e la formazione dei cristalli di tungsteno non può essere collegata ai razzi. Dunque qualcuno tra 20.000 e 300.000 anni fa utilizzava spirali di metallo per scopi a noi ignoti. Forse esisteva prima della nostra una civiltà tecnologicamente avanzata che per ragioni da chiarire si è estinta? Oppure le spirali sono il materiale di scarto di una civiltà aliena che ha visitato il nostro pianeta in un lontanissimo passato? La Dasca Stone. Rimaniamo negli Urali per analizzare un artefatto veramente singolare, la Dasca Stone. Si tratta di una lastra di pietra di 1,5 m per 20 cm di spessore che dovrebbe essere un'accuratissima mappa tridimensionale del Baskortostan, con la sua capitale Ufa, in Russia. In particolare la mappa mostrerebbe la posizione di acquedotti, dighe e oltre 10.000 km di canali. Secondo gli esperti che hanno analizzato il reperto, uno tra tutti Alexander Chuvirov dell'Università di Baskir, la mappa è talmente precisa che deve essere stata realizzata osservando gli Urali da grandi altezze. La pietra, conosciuta anche come la mappa del creatore, è composta da 3 strati che contengono elementi come ceramica, silicio e calcio. All'interno della lastra sono state rinvenute conchiglie fossili. Secondo gli esperti, la pietra potrebbe essere stata realizzata 120 milioni di anni fa. Non tutti sono d'accordo e c'è chi pensa che la pietra sia vecchia di 3.000 anni, un periodo comunque incredibile, considerato il fatto che 3.000 anni fa non volava nessuno, a parte gli uccelli.
A complicare le cose ci sono anche delle incisioni sulla pietra che non hanno nessun riscontro con le lingue conosciute. Al momento non è stato possibile capire a quale idioma appartengano né cosa vogliono dire. La tazza di ferro del Carbonifero. Leggendo la dichiarazione firmata da Frank Kenwood di Sulphur Springs in Arkansas, si viene a conoscenza del ritrovamento di una tazza di ferro incorporata in un grosso pezzo di carbone. Nel 1912, mentre il signor Frank lavorava nell'impianto elettrico municipale di Thomas in Oklahoma, trovò un grosso pezzo di carbone che ruppe con una martellata. Con sua grande sorpresa, dall'interno cadde quella che sembrò da subito una tazza di metallo che aveva lasciato la sua impronta nei due pezzi di carbone. Jim Stahl, un dipendente della compagnia, era presente alla rottura del pezzo di carbone e ne vide la tazza uscire, confermando la versione del signor Frank. Facendo una serie di ricerche si capì che il pezzo di carbone proveniva dalle miniere dell'Oklahoma di Wilburton. Quelle miniere contengono carbone formatosi circa 312 milioni di anni fa. Per quanto ne sappiamo, 312 milioni di anni fa non c'era nessuno sulla Terra capace di forgiare oggetti in metallo. Dunque, chi ha fabbricato la tazza di metallo del Carbonifero? Di oggetti fuori dal tempo ce ne sono tantissimi. Meritano di essere studiati e verificati perché appare evidente che la storia dell'umanità va riscritta. Forse la comparsa dell'uomo sulla Terra va retrodatata o forse va considerata la possibilità che prima della nostra specie ce ne sia stata un'altra di cui non sappiamo nulla.